Ciao ragazzi, ancora una volta ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Oggi questo video tratterà di un argomento tecnico. Nello specifico andremo a parlare di un particolare così semplice ma così essenziale per tutte le vostre slot car, ovvero andremo a parlare delle viti. Qui sul tavolo vedete che ho diversi contenitori perché ciascuno di essi contiene diverse tipologie di viti, divise sia per settore ma anche per produttore, perché a seconda della vettura che andiamo a preparare, a seconda del regolamento che ci viene proposto per correre in una o nell'altra competizione, che si tratti di pista o che si tratti di rally, abbiamo la necessità o di adottare una viteria specifica, magari quella relativa al produttore del modello stesso che ci fornisce anche le vetture per correre, oppure abbiamo la necessità di adottare una viteria specifica in base alla sua funzionalità. Oggi infatti andremo a scoprire un po' quali tipologie di viti esistono, ma soprattutto vi farò vedere un piccolissimo trucco per migliorarne la loro efficienza, perché penso sia capitato un po' a tutti di trovare la giusta vite da abbinare al telaio o al banchino. Come vedete qui sul tavolo di Slot Car Tech ho anche il mio mini trapano a colonna, perché ci tornerà sicuramente molto utile in quello che stiamo andando a fare. E allora dai, spostiamoci con la visione dall'alto, non perdiamo altro tempo e dedichiamoci al mondo delle viti. Chiaramente il primo consiglio che mi sento di darvi è quello di utilizzare delle scatolette come queste che ad esempio vedete qua sul mio tavolo, per poter andare a suddividere le varie tipologie di viti, perché seppur queste possono in qualche modo sembrare uguali, effettivamente non lo sono. C'è chi magari ha la testa più piccolo, c'è chi ha lo stelo leggermente più lungo, c'è chi ha un passo metrico, c'è chi ha un passo invece di tipo tradizionale. Insomma, ci sono veramente tantissime tipologie di viti che spesso, mettendole poi tutte assieme, si rischia di fare confusione. Peggio è anche quando un regolamento ci obbliga all'utilizzo di determinate tipologie di viti magari legate ad un produttore piuttosto di un altro. Allora ecco che qui alcune viti potrebbero andarsi a confondere perché magari molto simili le une dalle altre, e quindi basta anche solo questo piccolo particolare per magari farci escludere la nostra vettura al momento delle verifiche tecniche. Abbiamo detto prima, e le stiamo vedendo in questo momento, che ci sono veramente una grande varietà di viti. Perché ci sono così tante viti? Non basterebbe avere effettivamente soltanto 2-3 viti per poter collegare la carrozzeria, il banchino motore e magari il telaio? Assolutamente no, perché va detto che a parte le viti originali, quelle che troviamo praticamente montate di serie su ogni modello, poi anche qui bisognerebbe fare una distinzione, perché certamente c'è chi monta già delle viti diciamo di tipo semiprofessionale rispetto a chi invece monta delle semplici viti diciamo un po' da giocattolo. Ecco, in aftermarket abbiamo invece una varietà immensa di viti, perché ognuna di queste va a svolgere una funzione ben specifica. Vediamone qualcuna. Per farvi qualche esempio vado a prendere le viti della Slot It, le ho catalogate in questa scatoletta, ho segnato sul retro la marca delle viti stesse in modo da non confondermi con le altre, come vi dicevo, e poi le ho divise nei vari scomparti in modo che queste non possano andarsi a mischiare le une con le altre. Ok, togliamo tutto quello che è superfluo su questo tavolo e andiamo a vedere più da vicino e nel dettaglio queste viti e la loro diversità. Bene ragazzi, ecco qui, io ho messo sul tavolo alcune tipologie di viti, chiaramente non ve le faccio vedere tutte perché magari la diversità sarebbe soltanto da ricercarsi nella dimensione, però voglio farvi vedere alcuni esempi di viti e anche farvi capire un attimino dove queste viti potrebbero essere montate, perché ognuna ha uno scopo ben specifico. Qui ad esempio abbiamo di Slot It delle viti che servono nel comparto sospensioni. Infatti, come vediamo, hanno uno stelo abbastanza lungo, però hanno solo una piccola parte di filettatura. Infatti questa, che ha uno stelo abbastanza pronunciato, ha soltanto circa metà del suo stelo stesso dotato di filettatura, il resto è completamente liscio. Quest'altra invece ha soltanto veramente pochissimi giri alla fine, lasciando così lo stelo
totalmente libero. Perché questo? Perché in questo modo lasciamo la molla più libera di scorrere, quindi non va a, diciamo, raschiare contro la filettatura della vite stessa e ha un andamento più fluido. Ricordiamo infatti che ogni piccola vibrazione della nostra vettura si trasforma poi in un comportamento poco fluido della stessa sulla nostra pista. Poi, spostandoci invece a queste altre due viti, abbiamo in pratica delle viti che possono essere utilizzate o sulla carrozzeria, o meglio tra la carrozzeria e il telaio, oppure anche tra il telaio e il banchino. Queste viti, così come queste viti, possono, tra virgolette, essere utilizzate in modo indifferente. Le due, a parte l'altezza, e qui ve ne ho messe solo esclusivamente un paio, ma ricordatevi che ci sono diverse altezze, differiscono sostanzialmente per la testa della vite. Infatti queste hanno una testa molto più piccola rispetto a queste altre, il che le permette in pratica di poter andare a scorrere in modo più agevole all'interno dei fori preposti nel telaio oppure nel banchino stesso. In questo modo, se voi voleste dare un po' di basculamento alla vostra vettura, avete la sicurezza che la testa della vite in qualche modo non vada a incastrarsi nello scavo, nell'incasso che è già previsto sul telaio o sul banchino stesso, perché tendiamo a fare queste prove sempre tenendo la vettura con le dita, ma in realtà questa va a basculare soprattutto in curva, quindi quando praticamente c'è una leggera torsione, per cui è molto facile che se la testa della vite dovesse essere leggermente più grande rispetto al foro o comunque giusta, potrebbe andare a raschiare anche seppur di poco e quindi andare a creare qualche interferenza. Anche in questo caso possiamo notare che lo stelo della vite stessa non è completamente riempito dal filetto, perché ne ha una leggera parte, questa qua in basso ad esempio, e anche in questo caso sempre un pezzettino verso il basso, perché serve appunto a dare quel basculamento, e anche in questo caso il basculamento, che sia tra la carrozzeria e il telaio, che sia tra il banchino e il nostro telaio, deve avvenire il più lineare e il più libero possibile. Poi abbiamo questa vite invece più piccolina, perché è una vite che normalmente viene utilizzata per fissare il motore al banchino stesso. Questa vite ha un filetto che va a ricoprire tutto lo stelo della vite, perché è comunque uno stelo anche decisamente molto corto, e poi spesso e volentieri, almeno in questo caso Slot It le offre, ci sono anche delle rosette che servono da applicare sul banchino motore in modo tale da non far sforzare troppo in un punto troppo piccolo la vite sul banchino stesso, e così ci permettono un serraggio sicuramente più efficace della nostra vite affinché questa vada a tenere in modo perfetto il motore. E poi in ultimo c'è questa vite un po' particolare, ve la faccio vedere anche un po' più da vicino. Prendo infatti delle pinzette e vi faccio vedere un po' come è fatta. Notate che la vite non ha una testa perfettamente planare, ma è un po' conica. Infatti questa vite normalmente viene inserita tra il telaio e il banchino. Perché ha questa forma un po' particolare? Perché questa vite mi va a permettere il basculamento verticale del banchino, quindi il banchino viene svincolato tra il telaio e il banchino stesso, ma nello stesso tempo non mi permette al banchino di traslare né lateralmente né in avanti e indietro. In questo modo il banchino è ben fisso, ben solidale con il telaio per quanto riguarda il discorso del movimento, ma gli viene consentito solo il basculamento dello stesso. Qui entriamo un po' più nei particolari, dove poi occorrerà anche sapere quale tipologia di viti andare ad installare, quale tipologia di viti è meglio andare a utilizzare per il nostro stile di guida o per la preparazione che stiamo andando ad effettuare. Però come sempre i vari produttori, quando fanno i regolamenti, ci mettono lo zampino, perché alle volte può capitare che diano la viteria di tipo libero, alle volte invece possono essere vincolati allo stesso marchio del produttore del modello. Vediamo qui infatti delle viti di Slot It, ma vi metto a confronto una vite di Sideways. Questa vite, nella sua particolarità, è praticamente quasi simile a quella di Slot It, però innanzitutto vedete che ha un colore leggermente diverso, quindi ha un colore più
giallastro rispetto a quella di Slot It, che invece ha un colore più bronzeo, e poi ha la testa sì svasata come quella di Slot It, ma leggermente più piccola. Quindi alle volte potrebbe andare meglio questa rispetto a questa, però potrebbe capitare che questa interfaccialità delle due viti non ci sia consentita. Magari stiamo facendo un campionato con Slot It e ci viene richiesto di montare solo ed esclusivamente viti Slot It. Quindi queste viti, anche se magari per qualche motivo potrebbero andare meglio di queste altre, non possono essere montate. Ma potrebbe capitare anche al contrario, potrebbe capitare che io sto facendo una gara con Sideways, con Thunder Slot, con NSR, con BRM, con Revo Slot, insomma con tutte le marche di vetture che organizzano campionati, e potrebbe venirmi richiesto di utilizzare viteria specifica. Ecco che allora potrei andare in crisi, e qui vi vado poi a spiegare quello che noi possiamo andare a fare per correggere questi problemi. Ma prima voglio farvi vedere anche un'altra particolarità delle viti, o meglio voglio farvi vedere ancora in che cosa potrebbero differire le viti stesse. Qui ad esempio per quanto riguarda Sideways e Slot It, ma potremmo mettere anche altri produttori, hanno tutti la testa della vite a taglio, quindi ci servirà un cacciavite a taglio per poterle avvitare o svitare. Altre viti invece, come ad esempio questa di Slotting Plus, che vedete anch'essa ha la testa leggermente svasata, ha però la necessità di un cacciavite a croce per poter essere avvitata o svitata, o addirittura come ad esempio nel caso di Thunder Slot abbiamo la necessità di avere una chiave a Torx. In questo caso abbiamo viti diverse dei vari produttori, abbiamo viti con caratteristiche decisamente molto simili, quindi il filetto sempre di tipo metrico. Sono viti imperdibili, cioè sono viti che hanno una parte del loro stelo con la filettatura e una parte senza filettatura. In gergo meccanico si chiamano appunto viti imperdibili. Noi siamo abituati a chiamarle viti metriche, in realtà il valore metrico è dato solo ed esclusivamente dal passo della filettatura, perché va ricordato che le viti che normalmente possiamo andare a trovare sulle vetture sono di questo genere e hanno un passo, come vedete, appunto di tipo tradizionale. Questo passo è molto diverso da uno dei qualsiasi degli altri passi che abbiamo visto prima. Questo non è un passo metrico, mentre questi sono passi metrici. Ecco perché spesso sentiamo dire di montare viti metriche al posto delle viti originali, ma semplicemente perché andiamo a sostituire una vite che di fatto passo metrico non ha con una vite invece che ha il passo metrico. Mi raccomando ragazzi, perché se andate a sostituire le viti originali della vostra vettura dovete anche pensare di andare ad alesare il foro della colonnetta. Perché questo? Perché chiaramente se la vettura viene montata utilizzando questa vite con questo passo non avrà la possibilità di andare ad imboccare in modo perfetto questa vite con questo altro passo. Ecco anche perché le viti metriche o imperdibili che troviamo normalmente sul mercato sono leggermente più grandi rispetto alle viti che invece sono montate di serie, ma stiamo parlando semplicemente di centesimi di millimetro, quindi veramente molto poco. Per risolvere anche questa problematica non dovrete far altro che munirvi di un alesatore. Che cos'è l'alesatore? Nient'altro che una specie di diciamo così maschiatore che va inserito all'interno delle varie colonnette e poi va fatto girare in questo modo, in modo tale che lui vada a creare un filetto che vada ad accoppiarsi con una di tutte queste viti. In questo modo noi potremo andare a sostituire quello originale con le viti che più ci aggradano. Ma torniamo anche a quello che dicevamo prima, ovvero io ho una molteplicità di viti da poter utilizzare, ma spesso e volentieri devo utilizzarne solo una piccola parte, e quindi come faccio ad adattare quello di cui ho a disposizione a seconda dei casi specifici? Avrete quindi già capito che anche un componente così piccolo, così basilare, ha bisogno di una certa preparazione. Ci sono sostanzialmente due tipologie di preparazioni che andiamo a fare sulle nostre viti. La prima è quella di andare a modificarne l'altezza. Sì, è vero, ci sono diverse altezze di ogni vite, quindi ogni produttore non ha solo esclusivamente un'unica tipologia di vite a livello di altezza, ma magari nella nostra officina non abbiamo a disposizione
lavorazione quella vite specifica che ci interessa. Quindi potremmo ad esempio prendere una vite e andarla a tagliare nella sua punta in modo da renderla leggermente più bassa rispetto a quella che invece è la sua altezza originale. Un'altra delle caratteristiche che va a contraddistinguere una vite piuttosto che un'altra è la sua testa. Infatti, come abbiamo detto prima, questa è una parte fondamentale perché deve andare a scorrere perfettamente all'interno dell'incavo predisposto o nel telaio oppure all'interno del banchino. Come possiamo fare per riuscire a far scorrere meglio una vite all'interno del proprio incavo? Niente di più facile. In entrambi i casi, quindi, sia nell'abbassamento della nostra vite per renderla leggermente più corta, sia per andare a rendere più scorrevole la testa della vite stessa, ci viene in aiuto il mini trapano a colonna. Cambio ancora una volta inquadratura e vado a farvi vedere quali sono le due lavorazioni che andiamo a fare su queste viti. Innanzitutto andiamo a vedere quello di cui abbiamo bisogno. A parte il trapano a colonna avremo bisogno di una moletta, chiaramente le due viti che intendiamo andare a modificare e poi ricordatevi sempre la chiave per andare a serrare il mandrino del trapano. In questo caso ho voluto prendere delle viti Thunder Slot per effettuare queste prove e partiamo quindi fin da subito da una vite un po' più lunga che magari noi vogliamo accorciare. Utilizzerò a questo punto il trapano a colonna andando ad inserire questa mola all'interno del mandrino, poi come vi dicevo mi raccomando andate a serrare il mandrino con la sua chiave appropriata, non fidatevi semplicemente di serrarlo con le mani perché poi questo comunque è uno strumento che se non ben utilizzato potrebbe diventare pericoloso, per cui mi raccomando, se non sapete come utilizzarlo nel migliore dei modi scrivetemi anche nei commenti i vostri dubbi, le vostre perplessità e io andrò a spiegarvi come utilizzarlo al meglio. Una volta inserita la mola mi basterà semplicemente ad andare ad accendere il mio trapano colonna e inizierò così con questa moletta ad andare a limare la mia vite. Chiaramente lo farò dalla parte dello stelo dove ha la filettatura. Vedete che pian pianino lo stelo va ad accorciarsi. Attenzione a non farlo troppo perché chiaramente andate ad accorciare anche la parte di filettatura e così facendo lo andrete ad accorciare fino alla misura desiderata. Una volta accorciata la vite alla misura desiderata dovrete rendere però anche più bombata la parte appunto di imboccatura della vite stessa perché così questa entrerà più facilmente all'interno della colonnetta o del banchino o comunque laddove voi vogliate andarla ad avvitare. Per farlo andrete quindi ad appoggiare la vite circa a 45 gradi e la farete ruotare tra le vostre dita in questo modo. Con questa semplice operazione, oltre ad andare a rendere più facile l'imboccatura della vite all'interno del suo supporto, toglierete anche tutte le bavette che avete magari avuto facendo l'accorciamento dello stelo stesso. La seconda lavorazione che andiamo a fare sulla vite è quella di andare a rendere leggermente più piccola la sua testa in modo tale da poterle permettere di scorrere più agevolmente all'interno dello scasso del telaio oppure del banchino. Quindi andiamo a togliere la nostra mola sempre facendoci aiutare dalla chiave che va a stringere il mandrino e andiamo invece a prendere una vite a cui intendiamo assottigliare la testa. Allora dovremo andare ad infilare la vite in questo senso. La inseriremo dalla parte della filettatura, andando quindi a lasciare la testa della vite verso il basso. Una volta serrata la vite all'interno del mandrino, accendiamo il trapano e con una lima andremo ad appoggiarla direttamente sulla testa della vite stessa, in questo modo. Utilizzeremo una leggera forza per spingere la lima contro la vite, come vedete inizia quasi anche a lucidarsi la stessa perché chiaramente andremo a portare via un po' della sua superficie. Anche in questo caso cercheremo di arrotondare la vite stessa per farla scorrere al meglio e non avere nessun tipo di appiglio. Mi raccomando ogni tanto di controllare quanto materiale avete tolto. Una volta che il lavoro vi ha soddisfatto potremo quindi andare a riaprire il nostro mandrino e togliere così
la vite. Come vedete la vite è diventata molto più lucida rispetto a prima perché chiaramente è diventata un pelino più piccola, abbiamo asportato del materiale, poi anche al tatto è molto più liscia. In questo caso andrà a scorrere in modo molto più agevole all'interno dei fori del telaio, soprattutto laddove ci sono magari dei telai 3D, perché anche in questo caso la stampa non è perfetta, non abbiamo magari la possibilità di intervenire all'interno del foro del telaio nella sua sede predisposta e quindi andiamo ad assottigliare leggermente la vite. Come vedete questa entra ed esce e scorre in modo perfetto e preciso. Mi raccomando di non farla troppo piccola perché se no la stessa potrebbe andare a fuoriuscire dalla parte superiore perché non va più a fare battuta. La stessa cosa la possiamo andare ad applicare su tutte le viti che noi abbiamo la necessità di rendere leggermente più piccole per farle più scorrevoli. Avete visto quindi come anche in un componente così piccolo, così banale, può nascondersi un'insidia che alle volte può andare a fare la differenza su una buona preparazione e un'ottima preparazione. Ragazzi, con questo non voglio dire che dovete preparare tutte le viti allo stesso modo, voglio dire che però laddove ci sia la necessità di utilizzare una tipologia specifica di viti e magari non posso andarle a sostituire con viti di altre marche, ecco che posso andare a lavorare quelle che ho in questo modo, quindi accorciandole oppure rendendo semplicemente la loro testa leggermente più piccola in modo che queste possono essere più performanti. Spero di avervi dato un consiglio utile, lo so che molti di voi magari già lo fanno, però è anche vero che ci sono tantissime persone che si stanno approcciando un po' al mondo delle slot car, al mondo delle preparazioni e quindi mi sento di dare qualche consiglio anche a loro per aiutarli un po' a crescere anche a livello tecnico, in modo da essere sempre più persone a poterci divertire. Ragazzi, come sempre, un like se vi sono piaciuti i contenuti, mi raccomando, se avete qualche cosa da dire, se avete qualche commento da fare, fatelo, i commenti sono a vostra disposizione e io vi risponderò molto volentieri. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale in modo da far crescere la nostra bellissima community e poi non dimenticate che ci rivediamo sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.